Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce è nuovo sul canale, sono Diego Dio di Italiano Semplice e il mio intuito è di avvicinarvi alla lingua italiana attraverso dei video e contenuti, attraverso l'ascolto. Potrete trovare la trascrizione di questo video nella descrizione del video, qui sotto, aprite, troverete il link per il file PDF e oggi il nostro audio, il nostro video sarà incentrato sulla cucina e andremo insieme a preparare una pizza fatta in casa. Non sono un pizzaiolo, ho un po' di passione per la cucina, vedremo che cosa verrà fuori in questo esperimento. Andiamo subito a vedere gli ingredienti. Per la nostra pizza gli ingredienti sono 700 ml di acqua, 1 kg di farina di forza 350 W, ovvero una farina molto proteica, 12 grammi di proteine su ogni 100 grammi di farina, 12 grammi circa di lievito, più o meno 40 grammi di olio e più o meno 15 grammi di sale, circa un cucchiaino pieno abbondante da caffè di sale. La ricetta che vedremo oggi è una ricetta che io trovo sensazionale, che trovo veramente fantastica. È una ricetta dove gli ingredienti non si impastano, quindi faremo una pizza fatta in casa senza fatica e senza impastare e in un tempo molto ridotto. Per prima cosa andiamo a versare tutta l'acqua nel nostro contenitore. Andiamo a sciogliere il nostro lievito di birra dentro l'acqua, così con le mani, e quando sarà tutto disciolto siamo pronti per aggiungere gli altri ingredienti. Prendiamo l'olio e lo aggiungiamo e aggiungiamo la nostra farina. E a questo punto semplicemente misceleremo gli ingredienti con l'aiuto di un cucchiaio o di un attrezzo. Ci basterà raggiungere un composto omogeneo, semplicemente tutta la farina dovrà essersi disciolta nell'acqua, quindi basterà semplicemente girare e aspettare che la farina incorpori l'acqua. L'importante è che alla fine di questa operazione non sia rimasta farina, deve essere tutta incorporata nel composto insieme all'acqua. Non dobbiamo preoccuparci se il composto non sarà liscio, perché poi nelle fasi che vedremo di lievitazione il nostro fermento andrà a mangiare le proteine e la pasta andrà ad allisciarsi. Più o meno ci siamo. Andiamo ad incorporare il sale. Il sale lo si mette a questo punto e non disciolto nell'acqua, perché dà una consistenza e robustezza poi all'impasto. Tutti gli ingredienti sono stati miscelati. Ora mettiamo la pasta a riposare. Arrivati a questo punto proseguiremo con le prossime fasi, che sono divise in 3 step, ognuno da 15 minuti. Non preoccupiamoci di questi 15 minuti, non è tempo perso, perché la nostra pasta continuerà a lievitare durante questo tempo. Quindi iniziamo, lasciamo riposare per 15 minuti e ci vediamo qui tra poco. Trascorsi i nostri 15 minuti andiamo a prendere un po' di farina, spolveriamo il nostro pianale. Spolverare questa azione di far cadere la farina come se fosse polvere, puere. Vamos a impuerare. Prendiamo il nostro cucchiaio e non facciamo altro che aiutarci a far cadere l'impasto sul nostro pianale. E quello che faremo sarà andare a fare delle pieghe col nostro impasto. Pienso bene sotto, lo prendo ancora, ok, 2, facciamo anche dall'altro lato,
molto appiccicosa, quindi però con una farina più tenera rimane più morbida dopo, e quindi più liscia dopo i primi 15 minuti, quindi non ci sarà bisogno di utilizzare così tanta farina sul pianale. E ci siamo, andiamo a far riposare per altri 15 minuti. Vedete che già dopo le pieghe ha cambiato aspetto. E facciamo riposare per altri 15 minuti. Avete visto che già dopo le prime pieghe, da un impasto estremamente appiccicoso, già il nostro impasto inizia a incorporare aria e a rimanere più liscio ed omogeneo. Il nostro fermento sta spezzettando quei grumi, quei piccoli grumi che erano rimasti, e l'impasto sta cominciando a diventare liscio e elastico. Sta cominciando ad acquisire una certa forza, ovvero la rete glutinica sta iniziando a formarsi. Mamma, che frase che ho detto! Ok, trascorsi 15 minuti, torniamo al nostro impasto e rifacciamo quello che abbiamo fatto prima, ovvero delle altre pieghe per la seconda volta. Direi che le nostre pieghe le abbiamo fatte. Siamo pronti per attendere i prossimi 15 minuti. Vedete comunque come già dopo la seconda piegatura l'impasto ha già un aspetto più liscio, meno appiccicoso, molto più bello già da vedere. Presenta ancora dei grumi che andranno probabilmente a eliminarsi con il prossimo ciclo di piega. Copriamo e aspettiamo. Bene, sono trascorsi gli altri 15 minuti, andiamo a vedere il nostro impasto che si presenta ora bello liscio, quindi faremo l'ultima piega e lo posizioneremo poi pronto per il processo di lievitazione sino al raddoppio. Andiamo a prendere la nostra pasta, vedete che è già molto meno appiccicosa. Piega, pinziamo bene, piega di nuovo, pinziamo, vediamo, pinzare. È molto idratata questo impasto, è al 70%, ovvero 1 kg di farina, 700 grammi o ml di acqua, non so perché in cucina si usa il peso, ma no, diciamo grammi. Un'ultima piega, un'ultima pinzatura e direi che possiamo procedere a metterla nella nostra teglia per lievitare. Prendiamo un filo d'olio con cui andiamo ad ungere la nostra ciotola, in cui metteremo a riposare per circa un paio, 2-3 ore il nostro impasto. Prendiamo, ecco qua, lo adagiamo, andiamo a mettere un filo d'olio anche sopra, facciamo che sia unto, così la pellicola quando la pasta cresce non si attacca, e siamo pronti. La pellicola la metteremo a contatto con la pasta in modo che non prenda aria. Ci siamo. Coperta, pronta per andare in frigo
e ci vediamo tra 3 ore. Il nostro impasto è qui coperto, pronto per andare in frigo a riposare per circa 2 ore, 3 ore, fino al raddoppio. Al momento in cui raddoppierà e sarà pronto, prenderemo il nostro impasto, faremo i panetti e li metteremo a riposare prima della stesura. Ho tirato fuori dal frigo la nostra pasta che è raddoppiata di volume e quello che andremo a fare velocemente ora è a stagliare, ovvero a dividere in porzioni per poi farle riposare fino all'ora di cena, e quando sarà l'ora di cena non faremo nient'altro che prendere le nostre porzioni, stenderle e metterle nel forno. Andiamo subito a fare l'operazione di stagliatura. Benissimo, quello che andiamo a fare è prendere della farina, andare a impolverare il nostro pianale, quindi andiamo a ribaltare così la nostra pasta. Eccola che bella, tutta bella lievitata, guardate, vedete le bolle d'aria. Allora, questo è circa 1,7 kg perché era 1 chilo di farina più 700 ml d'acqua, quindi 700 grammi d'acqua, e ora con l'aiuto di uno strumento andiamo a dividere la nostra pasta. La spatola non ce l'ho e quindi utilizzerò il mio coltellaccio. Ok, questa l'abbiamo tagliata. E andiamo a fare le nostre pieghe come prima, ok? In modo da avere la nostra pallina. Andiamo bene a pinzare sotto, perché se non sarà pinzata bene sotto, poi in fase di stesura sarà difficile da stendere. Prendiamo questo, piega, pinzo, piega ancora, pinzo, e andiamo a fare la nostra palla. Vedete, pinzo bene fino in fondo e tengo l'aria tutta dentro. Una bella pinzata. Non servono molte pieghe, un paio di pieghe già sono sufficienti. A questo punto mi servono dei contenitori, posso usare queste vaschettine monoporzione tranquillamente, oppure posso usarne anche più grandi. Ovviamente non ho i contenitori professionali da pizzaiolo, non andrebbe fatto, ma io lo faccio, proprio una micro spolverata di farina, tanto per non farlo attaccare. Poi andiamo a mettere subito questo, che sarà una bella teglia grande di pizza alta, e lo lascio da solo. Andrò a coprirlo con della pellicola e lo metterò in frigorifero a riposare fino all'ora della stesura, fino all'ora in cui sarà pronto da tirare fuori dal frigo per essere steso e messo in teglia e conseguentemente in forno. Vi devo dire che sono proprio soddisfatto del risultato e via in frigo. Io un filo d'olio ce lo metto così, guarda.
nostri panetti pronti per riposare ed essere stesi. Allora andiamo a prendere il primo dei nostri panetti che abbiamo lasciato riposare, eccolo qua. Prendiamo la nostra farina, stendere, ne metteremo una quantità abbondante che non si deve assolutamente attaccare, e con l'aiuto di uno strumento andiamo a prendere il nostro panetto. Cercando di non rompere. Eccoci qua. Infarinato da una parte e dall'altra, andiamo a stenderlo. Sempre dal centro verso i bordi, cercando di creare una specie di cornicione. Ecco qua, una parte e dall'altra. Di farina. Appena più alto, così che andando a mettere il pomodoro riesca da tutte le parti. Ed eccoci qua. Qui ho il mio pomodoro che mi sono preparato prima. Non esageriamo, ok, con la dose, una scucchiaiata, e poi vado a distribuirlo in maniera omogenea. Come sempre il nostro filo d'olio, ed è pronta così per andare in forno per circa 15-20 minuti. Quando saranno trascorsi 15 minuti controllerò la cottura e a quel punto metterò la mozzarella per fare gli ultimi 5-10 minuti di fine cottura. In forno statico a 250 gradi, e nella fase finale accenderò anche il grill sopra. Qui abbiamo il nostro ultimo panetto da stendere, pomodoro, e qui abbiamo i nostri panetti già aperti e messi in teglia. Vedete come ho lasciato il cornicione alto
appositamente in modo che il pomodoro non esca. In teoria, se tutto è andato bene, nel forno dovrebbe lievitare ancora un po'.